A differenza della pratica del digiuno in Occidente, che resta un po' vaga e ognuno è lasciato a sé, si tratta di diminuire le porzioni o di fare 2 giorni di digiuno in tutta la Quaresima, in Oriente la pratica è codificata a livello ecclesiale, ciò che provoca in diverse persone che conosco un senso di insoddisfazione rispetto al tempo di Quaresima che sembra un tempo ordinario come tutti gli altri. In questo video vi racconterò della pratica concreta del digiuno secondo la Chiesa maronita, da cui vengo a metà. Mostrerò come questa codifica, invece di vincolare le persone, invece di mettere peso e di allontanare anche le persone dalla Chiesa, piuttosto le avvicina e aiuta a vivere un tempo spirituale diverso, non soltanto fisico e alimentare, ma proprio un tempo spirituale diverso. Spiegherò come su questa base che è minimale alla fine, che è donata dalla Chiesa, ognuno può costruire la sua prassi ascetica e penitenziale, dandovi esempi concreti, perché diversi di voi me l'hanno chiesto sotto il video precedente. Alla fine parlerò di 3 raccomandazioni fondamentali da esercitare per non rovinare il digiuno e il suo senso, trasformandolo in fariseismo, in una pratica senz'anima o in un eccesso che fa male al fisico e all'anima o in un furto, termine che San Tommaso usa e che spiegherò a suo tempo. Quindi il nostro primo punto è la prassi della Chiesa maronita. Si tratta, per tutto il tempo di Quaresima, esclusi i sabati e le domeniche, di fare digiuno di 12 ore minimo, da mezzanotte a mezzogiorno minimo. Si potrebbe dire che è un digiuno intermittente abbastanza moderato. In realtà non sono quasi mai 12 ore di digiuno. Spesso il digiuno è dalle 20, 21 o anche 19 di sera, quindi fino alle 13 e 14 del giorno dopo, per cui si tratta di un digiuno intermittente stretto che va da 16 a 18 ore di digiuno e di un margine tra 8 e 4 ore di nutrizione secondo le scelte di ognuno. La seconda raccomandazione della Chiesa maronita è quella di evitare durante tutta la Quaresima di cibarsi di cibo di origine animale. Quindi non si tratta soltanto di evitare la carne, ma anche, se possibile, di evitare i latticini, le uova, ma anche il pesce. Chi non può farlo è consigliato che faccia ciò almeno la prima e l'ultima settimana di Quaresima, quindi la prima settimana e la settimana santa. E di farlo, resta sempre la regola nella Chiesa maronita, di non mangiare prodotti animali il venerdì e il mercoledì. Essenzialmente queste sono le raccomandazioni principali, poi ci sono variazioni personali su questa base. Le variazioni sono, ad esempio, evitare durante il tempo in cui uno può mangiare di abbuffarsi, perché sarebbe prendersi in giro, no, non prendiamo in giro il Signore, prendiamo in giro noi stessi, per cui l'idea chiara è che in tutto questo tempo c'è una moderazione da esercitare, c'è un moderato senso di fame da sostenere lungo tutto il tempo della Quaresima. Le raccomandazioni che io do è quello di evitare di smangiucchiare, quindi di avere veramente o un pasto o solo 2 pasti nella giornata, senza smangiucchiare in mezzo. Chi è abituato a fare merende, merendine e ad avere un po' di pistacchi qua, una caramellina lì, evitare tutto ciò, di evitare tutti i comfort food o la maggior parte di questi comfort food. Qualcuno, conosco parenti che non sono né teologi né consacrati, che adorano il cioccolato proprio durante il tempo della Quaresima, non lo guardano manco da lontano. Qualcuno non mangia zucchero, quindi tutto ciò che è fatto con lo zucchero viene evitato. Quindi ognuno su quella base che è sostanziosa ma non esagerata costruisce la sua prassi ascetica. Se il tempo della Quaresima è un tempo forte, la settimana santa è un tempo ancora più forte. Ci sono persone, soprattutto monaci, che fanno un digiuno totale, quindi senza mangiare niente. Tra parentesi, l'acqua non interrompe il digiuno, quindi possono bere dalla
domenica sera, quindi domenica delle Palme, la sera, fino alla mattina della domenica di Pasqua. Quindi fanno 7 giorni solo acqua. Qualcuno, in maniera più sostenibile, fa soltanto pane e acqua, alcuni evitano addirittura l'olio, infatti c'è una prassi che Tertulliano già presentava, quella della xerofagia, quindi evitare tutto ciò che è cibo non secco, quindi cibo non ascetico. Questa prassi che vi dico, pochi la fanno, mentre c'è una prassi che tanti fanno, che è di digiunare dal giovedì sera, quindi giovedì santo sera, fino al sabato a mezzogiorno, per cui saltare praticamente un giorno e mezzo. Qualcuno la porta fino alla domenica mattina, quindi dal giovedì sera fino alla domenica mattina. Vi dico, dal giovedì sera fino al sabato sembra tanto, non è eccessivo, tranne se fai veramente un lavoro sotto al sole ti ammazza, e in questo uno deve essere anche moderato. Fino alla domenica è impegnativa, ma pian piano il corpo anche ha meno attacchi di fame proprio perché non ci sono i picchi glicemici, eccetera. Quindi per riassumere questi consigli posso dire un paio di cose. La prima, evitare di smangiucchiare. La seconda, eliminare i comfort food, cioè meglio mangiare pesce e uova, eccetera, che sono nutrienti, piuttosto che mangiare cioccolata e caramelline, e biscotti e cose che in realtà non apportano valori nutrizionali, ma soltanto una vana consolazione. Saltare un cibo che a te piace in maniera particolare durante il tempo della Quaresima, non moltiplicare gli alimenti, diverse anche persone fanno solo un tipo di cibo durante i pasti in cui possono mangiare. Un'altra raccomandazione, mi sono perso nel conto, saltare quindi un pasto ogni giorno e mercoledì e soprattutto venerdì, se possibile, saltare 2 pasti, quindi avere un solo pasto durante la giornata. Ciò che possiamo ritenere da queste indicazioni di base e da ciò che possiamo costruire sopra è che la Chiesa presenta un quadro per aiutare i credenti a vivere un percorso ecclesiale e non solo solitario, ed è ciò che sento che manchi in Occidente, che sia qua in Francia o quando ero in Italia. Mi mancava questo aspetto che come cristiani vivevamo insieme, questo aspetto, c'era un aspetto sociale del digiuno della Chiesa e non dell'ascesi personale, ma a questa base che è un'asticella né troppo alta né troppo bassa, ognuno fa la sua prassi. Cioè, per darvi un esempio al contrario, se il tuo lavoro ti obbliga ad andare a dormire verso le 2 di notte dopo aver cenato e ti svegli a mezzogiorno perché fai i turni di notte, naturalmente il digiuno da mezzanotte a mezzogiorno non ti conviene, quindi trovi un tuo metodo. Il principio è che ci sono raccomandazioni di base, ma c'è sempre la libertà dei figli di Dio. E arrivo qui alle 3 raccomandazioni che sono tanto importanti quanto queste indicazioni pratiche che ho proposto. La prima è quella dell'umiltà. Tutte le prassi ascetiche sarebbero vane senza 2 virtù, carità e umiltà. Per questo siamo chiamati a non vantarci delle nostre prassi ascetiche nemmeno tra noi e noi, cioè tra me stesso, me e me stesso, non bisogna vantarsi, io faccio così, faccio colì. Una prassi ascetica è un atto in fondo negativo, di privazione, di educazione, non è un exploit, non è per vantarsi, è per educare la propria volontà, per rafforzarla, anche per privarsi affinché uno doni. E da qui il secondo punto, la carità. Quindi ho parlato di umiltà, parlo della carità. La prassi ascetica del digiuno è associata in Oriente, nelle lettere pastorali dei vescovi e del nostro patriarca, sempre alla carità nel suo doppio volto. L'amore verso il Signore, cioè se digiuni ma non preghi, non stai vivendo un digiuno cristiano, stai facendo una prassi che tanti stanno recuperando in maniera molto laica. Il digiuno è associato anche a una cura della vita spirituale. La pancia ha fame, il cuore si sazia di più del Signore, il cuore si nutre di più.
e poi la carità come elemosina, come attenzione agli altri. Prima di parlare dell'ultimo punto, vorrei veramente ringraziare tutti quelli che hanno commentato il video precedente in cui presentavo l'argomento del digiuno. Vi avevo chiesto di dirmi cosa pensavate e diversi hanno preso il tempo di lasciare un commento. È un tempo prezioso per cui vi ringrazio e vi posso dire due cose. Innanzitutto questi commenti creano un po' un senso di dialogo e non un monologo davanti a una macchina fotografica. E poi la seconda cosa, molto concreta, i vostri commenti aiutano l'algoritmo a capire che a voi questo tipo di contenuti interessa e aiuta a diffondere questo tipo di contenuto, perché se tu guardi un contenuto e passi oltre senza mettere un like, senza commentare, l'algoritmo capisce che il contenuto non è interessante e non lo propone ad altre persone. Per cui il vostro contributo è fondamentale. Se potete commentare, vi assicuro, i primi 2 o 3 giorni leggo tutto, poi dopo naturalmente non posso stare dietro a ogni video, e poi soprattutto aiuta a diffondere il messaggio se voi lo ritenete un messaggio buono. Tra l'altro, un'ultima cosa, i vostri commenti mi aiutano anche a discernere le tematiche da approfondire o le nuove tematiche da sviluppare, cosa fondamentale soprattutto in questo tempo in cui ho molto meno tempo a disposizione per fare video e quindi devo essere molto selettivo. Arrivo qui al terzo e ultimo punto, terza raccomandazione fondamentale: moderazione. Quindi abbiamo parlato di umiltà, di carità. Il terzo elemento è moderazione. Ciò che distingue, dicono i padri del deserto, l'ascesi ispirata dal Signore dall'ascesi ispirata dal diavolo, è che la prima è moderata, la seconda non lo è. Il diavolo vuole che tu non sia moderato per scoraggiarti, per farti cadere. Ma poi c'è un passo interessante nella seconda secunde di San Tommaso d'Aquino, questione 147, nella quale dice che uno si uccida velocemente o si uccida lentamente, in fondo l'errore è lo stesso, e parla quindi contro l'immoderazione, e lo cito: offre un olocausto con la rapina colui che affligge troppo il corpo con privazioni eccessive di vitto o di sonno. È molto sottile e molto profondo Tommaso nel dire questo. Cioè tu stai offrendo un olocausto rubato perché stai rubando la salute a un corpo che il Signore ti ha dato, e lo stai rubando o perché veramente stai esagerando nel non nutrire il tuo corpo o ti stai privando, troppo del sonno. E ricordiamo che Sincletica, una madre del deserto, diceva che tutto ciò che è senza misura, tutto ciò che non è moderato e senza armonia viene dal diavolo. Il digiuno deve essere armonioso, deve essere una prassi bella che fa sprigionare la bellezza spirituale. Questa è la saggezza dei padri del deserto, questa è la saggezza dei grandi maestri che vedevano nella moderazione una virtù fondamentale per continuare la vita spirituale e non viverla soltanto a scatti intermittenti. L'importante è trovare un ritmo spirituale. Questo è uno dei sensi fondamentali del digiuno. Non è l'eccesso, ma nella moderazione, in una prassi sostenibile. Questo è il cammino quaresimale e questa è la saggezza della Chiesa, che propone una base su cui tutti possono costruire, una base accessibile che ti permette di continuare a vivere, di continuare a lavorare. Il cristiano nel mondo non deve prendere permessi perché ha il suo tempo di digiuno in cui non può più fare nient'altro. No, vive la sua vita, sopporta e supporta il peso di una croce che decide di portare, ma porta avanti anche tutte le sue responsabilità, tutti i suoi impegni, vive l'amore per il Signore, vive un sano amore verso se stesso, vive una privazione che è per la condivisione. Buon cammino, fatemi sapere se ci sono altre tematiche che vi interessano, non sono tuttologo, però quello che posso fare ben volentieri lo tengo in considerazione. Buon cammino ancora.